Buonasera, signore e signori. Lasciate che vi racconti una storia. La storia di un videogioco. O meglio, non proprio di un videogioco, ma di un gruppo di persone. Un gruppo di ragazzi che con solo la loro passione e creatività sono riusciti negli anni 90 a creare una delle saghe videoludiche più belle e influenti di tutti i tempi. Una saga che, per farvi capire, all'epoca veniva paragonata a colossi sacri come The Legend of Zelda. Sì ragazzi, The Legend of Zelda. Una saga che nel corso della sua vita riuscì a posizionarsi quasi sempre in cima alle classifiche dei videogiochi più venduti, sia nelle sale giochi che nel mercato delle console casalinghe. Una saga che ancora oggi viene usata come fonte di ispirazione per creare dei piccoli capolavori da artisti e programmatori in giro per tutto il mondo. Questo videogioco si chiama Wonder Boy. E c'è qualcosa che non va qui. Perché, proprio come vi ho detto poco fa, Wonder Boy era una saga importantissima nel mondo dei videogiochi, soprattutto nel mondo degli arcade e nel mondo delle console casalinghe. Perché nessuno oggi si ricorda di questo gioco? Non l'ho mai sentito nominare. Frava, perché non giochi a Garfield Kart come le persone normali? Che cosa è andato storto? Che cosa è successo? Perché una saga così importante sparisce così, con uno schiocco di dita? Per capirlo, dobbiamo tornare indietro e scoprire con i nostri stessi occhi la meravigliosa storia dietro la creazione di uno dei videogiochi più importanti di tutti i tempi. Tenetevi forte, perché oggi parliamo di Wonder Boy. Qualcuno potrebbe darmi gentilmente un caffè? Ok, grazie. Metà anni 80. Siamo in un periodo molto duro. Un periodo davvero duro. Questa è la prima grande crisi dei videogiochi arcade. Vi do un po' di contesto. Sia le sale giochi giapponesi che quelle americane avevano da poco passato l'epoca d'oro dei videogiochi e si stavano preparando ad affrontare quella che sarebbe passata alla storia come una delle più grandi crisi del settore, l'Arcade Industry Crash del 1983. Cercherò di farla breve. Verso la metà degli anni 80 c'erano troppi videogiochi. E no ragazzi, non sto parlando di videogiochi belli, ma di videogiochi brutti, bruttissimi. All'epoca il concetto di qualità non era come adesso, o meglio, non esisteva proprio. E le aziende, per tenere stretti i propri clienti, tentarono di vendere quanti più videogiochi possibili nel minor tempo possibile. In breve tempo, questa scelta molto pericolosa si trasformò in un vero e proprio incubo. Le persone che andavano a noleggiare i videogiochi o addirittura ad acquistarli a prezzo pieno si ritrovavano davanti questo. E indovinate un po', proprio a causa di questo le persone iniziavano a detestare le sale giochi e iniziavano a puntare di più verso il mercato degli home computer, come ad esempio il Commodore 64 in America. Molte aziende, come ad esempio l'Atari, vedendo questo cambio repentino di rotta, tentarono a tutti i costi di accaparrarsi la loro fetta di pubblico anche in quell'ambito lì, producendo console e home computer. E indovinate un po', anche in quel caso, il mercato si saturò, molte cartucce e computer rimasero invenduti e le aziende americane pagarono a caro prezzo questa loro abilità. Fortunatamente non fu così per tutti. In Giappone, la divisione di un'azienda di nome Sega, Service Games per chi non conoscesse la sigla, fondata nel 1951, si era già da una decina di anni distinta come una dei 5 produttori di giochi arcade più importanti sia in Occidente che in Oriente. Attraverso un intuito quasi sovrannaturale, l'azienda nippo-americana capì la triste direzione che l'industria stava per affrontare e decise, insieme alla sua rivale storica, la Nintendo, di concentrarsi sull'appena neonato settore delle console casalinghe. Questa scelta fu un successo. Grazie alle discrete vendite della loro console, il Sega Mark III, conosciuto in America anche come Sega Master System, numerosi accessori a prezzi convenienti
Laser gun. e ottimi videogiochi, Sega superò la crisi e divenne, insieme alla Nintendo, più famosa che mai. Finita la crisi dell'83, Sega iniziò nuovamente, grazie ai fondi raccolti attraverso le cartucce e le console, ad investire nel mercato degli arcade, dando agli sviluppatori una libertà d'azione mai vista prima. Ed è proprio in questo frangente che incontriamo uno dei protagonisti della nostra storia. Questo è Ryuichi Nishizawa. Nishizawa era un ex dipendente della Tecmo con ben 4 anni di esperienza sulle spalle. Il ragazzo aveva già lavorato a molti videogiochi in passato, però mancava qualcosa. Mancava la sua visione personale. I ruoli che Nishizawa ricopriva all'interno della Tecmo infatti non erano particolarmente di spicco e Nishizawa desiderava creare qualcosa di suo, un videogioco tutto suo. E così, nel 1985, Nishizawa, insieme al secondo protagonista della nostra storia, Michishito Ishizuka, decise di fondare lo studio di videogiochi dei suoi sogni, la Escape. I loro fondi potevano anche essere pochi, ma la loro determinazione era inarrestabile. Escape sarebbe stato uno studio indie anche per gli standard degli anni '80. Non aveva vincoli ed era composto da sole 3 persone che avevano piena libertà sui loro progetti. Oltre a Nishizawa Ishizuka, infatti, si unì anche una graphic designer di nome Hiromi Suzuko. Dopo aver aperto bottega, i 3 ragazzi iniziavano immediatamente a cercare un publisher, in grado di sì pubblicare il loro videogioco, ma che non interferisse con le idee dello studio e dei suoi membri. La Escape mostrò alle varie aziende il suo folle progetto. Un platform arcade colorato, dalla pixel art curata e con un elemento di pressione. A livello di gameplay, infatti, il giocatore si sarebbe dovuto trovare costantemente in una situazione di fretta perenne, in grado di spronarlo a prendere velocemente delle decisioni e a migliorare le proprie skill nel platform. E il publisher perfetto per questo progetto fuori di testa era proprio Sega. Al contratto firmato, la Escape si ritrovò nello studio un kit di sviluppo per la board System 1 ad 8 bit di Sega, utile a programmare il videogioco, e un digitizer system, sempre di proprietà di Sega, utile per creare sprite e fondali per il titolo. Vedetelo un po' come una tavoletta grafica gigante. I primi concept risalenti a questo titolo raffigurano un mondo primitivo, fortemente ispirato dal romanzo Tarzan, con mostri pericolosissimi e suddiviso in tante piccole aree. Il gameplay doveva essere frenetico. Il protagonista, un simpatico cavernicolo, avrebbe potuto saltare, correre e sconfiggere i mostri che ostacolavano il suo cammino con delle piccole asce di pietra. Il giocatore avrebbe dovuto completare il livello nel minor tempo possibile, stando ben attento a non massacrare la vita del povero cavernicolo. Sì, so che detto così sembra semplice, ragazzi, ma ve lo assicuro, non solo lo scrolling costante del livello ci costringeva ad andare sempre dritto, ma la vita del protagonista non diminuirà solo prendendo danno. Oh no, potrà anche diminuire da sola semplicemente con il passare del tempo. Man mano che andremo avanti, il gioco diventerà sempre più veloce, sempre più difficile, e sarà lì che noi giocatori dovremo mostrare le nostre skill. Un gameplay semplice, ma efficace. Tanta roba. Uno dei punti di forza della Escape era proprio la loro voglia di fuggire dai canoni standard dell'industria e di dare piena libertà alla loro visione creativa. Non mi credete? Lasciate che vi racconti questa chicca simpatica. Durante la programmazione del gioco, Nishizawa, durante le pause pranzo, si divertiva a giocare con un piccolo skateboard abbandonato che aveva trovato lì nelle vicinanze sopra il tetto degli uffici della Tecmo. Questa piccola scappatoia dal mondo reale, questo suo piccolo gioco, gli fece venire in mente un'idea. Perché non inserire lo skateboard all'interno del videogioco con la sua meccanica dedicata che faceva andare il giocatore ancora più veloce rispetto al normale? E voi qui starete dicendo: ma scusa un attimo, Yomu, questa cosa non ha senso. Se l'ambientazione è la giungla ispirata a Tarzan, non dovrebbero esistere gli skateboard. Cioè, non ha senso, non ha assolutamente senso. Sicuramente Sega avrà immediatamente bocciato questa idea. No, ragazzi, Sega non aveva voce in capitolo. Come dicevo in precedenza,
A Sega non importava nulla di ciò che facevano i programmatori con i loro videogiochi, davano piena libertà creativa agli sviluppatori. E quindi sì, alla fine di quella pausa pranzo, Nishizawa scese dal tetto, tornò in ufficio, andò da Suzuko e gli chiese se era possibile inserire uno skateboard all'interno del videogioco, e lei ovviamente gli rispose di sì. Questa è la filosofia di Escape: libertà e spensieratezza. Lasciate lavorare gli artisti, su, dai. Durante il brainstorming del lato artistico del titolo, Suzuko decise di utilizzare uno stile chibi, colorato e facilmente leggibile, in grado di attirare sia grandi che piccini. La musica invece venne composta interamente da Nishizawa. Sì, Nishizawa non aveva una grandissima conoscenza musicale, però riuscì a creare qualche beat niente male. La trama del gioco, invece, decisa da tutti i membri dello studio, narra delle disavventure del protagonista del titolo, Book, o Tom Tom nella versione inglese, un ragazzino cavernicolo che vive insieme alla sua fidanzata Tina su un'isola primitiva. All'inizio del gioco, Tina viene rapita da un mostro spaventoso chiamato Evil King, e l'isola viene infestata dai mostri. Il nostro Book non prende proprio bene la cosa e decide di partire all'inseguimento di Evil King con la sua ascia e il suo filato skateboard per salvare Tina. Beh dai ragazzi, posso anche spoilerarvelo, sto gioco è dell'86. Dopo aver attraversato 8 aree, 32 livelli e aver sconfitto Evil King, Book riesce a salvare Tina e riceve da parte di tutti gli abitanti dell'isola il titolo Wonder Boy, come premio per il suo coraggio e per la sua determinazione. E fu proprio questo il titolo deciso dai ragazzi di Escape per la loro nuova creazione, Wonder Boy, ragazzo meraviglia. Dopo 7 mesi di sviluppo, Wonder Boy uscì il 3 marzo del 1986 nelle sale giochi di tutto il Giappone, pubblicato da Sega. E ragazzi, il gioco fece il botto. La rivista Game Machine del 1986 posizionò Wonder Boy al 5° posto tra i videogiochi arcade più di successo dell'anno. Verso la fine dell'86 invece il titolo di casa Escape divenne il 10° gioco con gli incassi più alti del Giappone. La release europea invece, rilasciata a luglio dello stesso anno, venne posizionata al 2° posto nella classifica dei videogiochi arcade del 1987 più famosi nel Regno Unito. Lo skateboard di Wonder Boy invece, così strano e così fuori tema per l'ambientazione del titolo, viene ad oggi annoverato come uno degli oggetti più iconici del mondo dei videogiochi. Ah giusto ragazzi, questo gioco venne creato da sole 3 persone. Dopo l'uscita di Wonder Boy, la Escape iniziò a fare delle manovre un po' strane. Come vi ho raccontato prima, Sega possedeva solo i diritti sul marchio Wonder Boy, ma tutto il resto apparteneva alla Escape. Approfittando dei diritti che possedeva sulla direzione creativa e sul codice sorgente, la Escape iniziò a vendere il codice di Wonder Boy ad alcune compagnie rivali di Sega, come ad esempio la Hudson Soft, che proprio grazie al codice del primo capitolo di Wonder Boy riuscirà a creare il primo Adventure Island per NES nel 1986. E qui voi direte, ma no Yomo, cioè, questa cosa è sbagliatissima. Sono sicuro che Sega avrà lanciato azioni legali a manetta contro la Escape per questo loro affronto. A posto ragazzi, bravi così. Questa manovra di marketing, se così la vogliamo chiamare, contribuì ancora di più ad accrescere la fama del titolo. L'enorme successo di Wonder Boy fu come un sogno per i 3 ragazzi della Escape, un sogno che stava finalmente per diventare realtà. Con i primi incassi ottenuti dalla vendita del gioco, Nishizawa e il suo team, per festeggiare, fecero l'unica cosa che ogni buon team nerd farebbe con così tanti soldi in tasca. Andavano a comprarsi un PC. Un NEC PC 9801 per la precisione. Ad acquisto effettuato, i 3 ragazzi vennero completamente assorbiti dalle capacità della macchina e dalla bellezza di un videogioco in particolare: Wizardry. Il porting del titolo RPG fantasy, creato da Andrew Greenberg e Robert Woodhead, stregò Nishizawa. Il sistema di gioco, i mostri, i dungeon, tutto influenzò in maniera radicale la visione del ragazzo e dei suoi colleghi.
Era giunto il momento di rimettersi di nuovo al lavoro. Grazie ai soldi del primo Wonder Boy, Nishizawa e Shizuka decisero di assumere nuove persone. Oltre al trio delle meraviglie, se così lo vogliamo chiamare, all'interno dello studio entravano la graphic designer Rie Yatomi, il programmatore Naoki Oshizaki e il compositore Shinichi Sakamoto. E fu in quel momento che Nishizawa capì che quel piccolo studio indipendente era diventato il suo futuro. Insieme a Shizuka, Nishizawa prese le redini dello studio e ne cambiò il nome. Escape infatti faceva apparire il team di artisti come un gruppo di persone inaffidabili. Doveva essere cambiato. Il nuovo nome dello studio divenne Weston. L'unione tra la prima lettera tradotta in inglese del nome di Nishizawa, West, e la traduzione della prima lettera di Shizuka, Stone. Fortemente ispirati da Wizardry, Weston utilizzò la sua nuova ossessione per gli RPG per creare il nuovo capitolo di Wonder Boy. L'isola primitiva venne completamente scartata in favore di una landa di stampo fantasy, piena zeppa di mostri, spade, armature e magia. Il già ottimo platforming dell'originale Wonder Boy venne arricchito da elementi RPG, abitanti, negozi e tanti segreti. La fantasia sfrenata di Nishizawa e la flessibilità da programmatore di Shizuka crearono una coppia devastante. Il nuovo compositore della Weston, invece, Shinichi Sakamoto, ebbe non poche difficoltà a comporre musica per il nuovo titolo. Le pesanti limitazioni audio del System 1 di Sega si facevano sentire come, ma Sakamoto dimostrò di essere più furbo della macchina. Attraverso l'inserimento di due suoni posti l'uno sopra l'altro a una tonalità diversa, Sakamoto riuscì a donare corposità. Questa sua trovata portò la colonna sonora del nuovo Wonder Boy a un livello superiore, creando delle canzoni che vengono ancora oggi ricordate con affetto da tutti gli appassionati della saga. Mi sembra il caso di farvi ascoltare il tema iniziale. Un'aggiunta iconica per il titolo furono gli NPC, delle creature in grado di aiutare il giocatore nella sua missione, o con consigli o attraverso la vendita di oggetti utili. Perché sì ragazzi, quei pazzi della Weston riuscivano a inserire un sistema di armi e armature che rendevano il giocatore sempre più potente. E la cosa più bella è che ogni oggetto aveva il proprio sprite indossabile al momento dell'acquisto. Se a questo aggiungiamo un gameplay difficile ma non impossibile, dei dialoghi, un design dei mostri simpaticissimo e penso uno dei bug più rotti mai visti in un videogioco, abbiamo la ricetta perfetta per creare uno dei videogiochi arcade più belli di tutti i tempi. A questo punto tocca parlare della trama. La trama del nuovo Wonder Boy si colloca 11 anni dopo la fine del primo capitolo. Il protagonista del gioco è nuovamente Book, che adesso è un adolescente. Il regno di Wonderland? Sì, adesso è un regno, non più un'isola, è caduto nuovamente nel terrore a causa di un nuovo tiranno, uno spaventoso drago sputafuoco. Questa creatura, insieme ai suoi sgherri, ha assaltato Wonderland gettando il caos e rinominando la landa in Monsterland. Sarà quindi il compito del nostro biondino preferito quello di farsi strada attraverso Monsterland e di sconfiggere il drago. Una trama semplice ma a mio parere efficace per l'epoca. Wonder Boy Monsterland, il secondo capitolo della serie, venne pubblicato da Sega a luglio del 1987. Ci fu un problema però. Nonostante il gioco godesse di ottime vendite, la maggior parte dei gestori delle sale giochi dell'epoca aveva difficoltà a inserire il cabinato di Wonder Boy Monsterland nei loro esercizi. Come dicevo prima, il gioco era, sì, difficile, ma non impossibile. Non aveva quella difficoltà esageratissima che praticamente qualsiasi videogioco arcade dell'epoca aveva. Era una scelta di design, anche questa dettata dalla piena libertà creativa della Weston. Quella difficoltà media e quelle scelte di game design sarebbero state meglio su un gioco per console casalinga rispetto che a un cabinato arcade. E fu proprio questo pensiero che illuminò Noriyoshi Oba, un ragazzo appena entrato negli uffici di Sega. Preso dalla sua idea, Oba riuscì, insieme a un piccolo team, a creare un porting per la console casalinga di Sega.
il Sega Mark III, o Master System in America. Le vendite schizzarono alle stelle. Wonder Boy ottenne una fama senza precedenti e lo stesso Oba venne premiato da Sega per il suo lavoro. C'è da dire anche che Oba riuscì a produrre dei veri e propri gioiellini sotto Sega, come ad esempio, per fare un paio di nomi piccolini, Revenge of Shinobi, Streets of Rage, Daytona USA. Ma questa è un'altra storia. Dopo l'uscita di Wonder Boy Monsterland, i ragazzi di Weston si rimboccarono subito le maniche e iniziavano a lavorare immediatamente al nuovo titolo della saga, Wonder Boy 3 Monster Lair. Con il terzo capitolo della saga, Weston decise che era giunto il momento di ritornare alle origini. Monster Lair non è un RPG a scorrimento come Wonder Boy Monsterland, per nulla. Il titolo ripropone la formula arcade platform che aveva reso grande il primo capitolo, questa volta con una grande novità, la cooperativa locale a 2 giocatori. I giocatori questa volta avrebbero avuto la possibilità di iniziare e finire insieme il titolo, aiutandosi a vicenda nelle difficoltà. Durante lo sviluppo di Wonder Boy 3 Monster Lair, Ishizuka capì che era finalmente giunto il momento di fare un upgrade tecnico e riuscì a recuperare per conto della Weston un Sega System 16B. Questa board non solo era 1000 volte più potente della System 1, ma era anche la versione più aggiornata. Grazie a questo importante upgrade, il nuovo titolo di Wonder Boy poteva permettersi di pompare la grafica al massimo. Sotto questo ambito, Hiromi Suzuko e Riei Yatomi si diedero da fare per donare al nuovo gioco una grafica 16 bit spettacolare. La potenza della System 16B inoltre permise alle 2 graphic designer di sperimentare e di aggiungere molte più creature all'interno del gioco. La trama di Wonder Boy 3 Monster Lair si svolge decenni dopo la fine di Monsterland. Le gesta di Book si tramandano di generazione in generazione e Monsterland vive una breve epoca di pace. Tuttavia, un nuovo nemico attacca per l'ennesima volta la landa e sarà compito dei discendenti di Book, Leo e pure April sconfiggere il nuovo sovrano del male. La trama, nonostante sia molto basic, ha un colpo di scena veramente figo verso la fine del gioco. Il nuovo sovrano del male, attraverso una magia, finge di essere l'eroe Book e ci attaccherà insieme al suo drago, Hybarum. E una volta superata la prima fase, il boss in preda all'ira si tramuterà in un demone fatto di fiamme e pieno d'odio. Wow! Wonder Boy 3 Monster Lair uscì ufficialmente a novembre del 1988 nelle sale giochi giapponesi. Anche questo titolo fu un ottimo successo. Dopo quest'ultima uscita, Nishizawa e il suo team iniziarono a riflettere sulla direzione della serie. Gli arcade davano tanti bei soldini, certo, ma Nishizawa trovava il pacing delle sale giochi un po' troppo frenetico. A suo parere la serie di Wonder Boy non aveva bisogno di questo, aveva bisogno di un approccio più calmo, orientato all'esplorazione e alla scoperta di un mondo, con un feeling simile a quello di Wonder Boy Monsterland. E fu così che la Weston decise di cambiare obiettivo. Basta videogiochi arcade mangiamonete. Era giunto il momento di concentrarsi seriamente sul mercato delle console casalinghe. Era giunto il momento di risfoderare spada e scudo. Non avendo più le limitazioni e gli obblighi tipici di un arcade, Nishizawa e il suo team si misero a volare con la fantasia. Il nuovo Wonder Boy doveva essere un gioco RPG d'avventura, con tanta esplorazione e innumerevoli segreti, con un piccolo twist niente male. Il nostro protagonista, di nuovo il nostro caro Book, subito dopo gli eventi di Monsterland si ritrova dopo uno scontro con una creatura malvagia conosciuta come Mecha Dragon, con una maledizione che lo costringe a mutare forma e a trasformarsi in varie creature. L'unico modo che il nostro protagonista ha per recuperare il suo corpo umano è quello di sconfiggere gli altri draghi malefici che infestano Monsterland e infine battere lo spaventoso Vampire Dragon e recuperare la Salamander Cross, l'unico oggetto in grado di annullare la maledizione di Mecha Dragon. Oltre ad essere una specie di spin-off, se così lo vogliamo chiamare, anche tenendo conto della timeline,
Wonder Boy The Dragon's Trap fa delle trasformazioni e dell'esplorazione il suo punto di forza. Ogni animale in cui si trasformerà il nostro povero Book ha delle sue abilità uniche, mai viste prima in un titolo della serie. Lizard Man, per esempio, una lucertola, ha l'abilità di sputare fuoco. Mouse Man, un topo, può scalare delle pareti e attaccarsi a dei pavimenti che normalmente sarebbero inaccessibili. Piranha Man, che invece non è un piranha, ha l'abilità di camminare e respirare sott'acqua, e così via. L'acquisto di oggetti, magie, armi e armature ritorna, questa volta con un assortimento più completo che mai. I nuovi mostri del titolo, quasi tutti disegnati prima da Nishizawa su carta e poi digitalizzati da Hiromi Suzuko, mostrano un monster design molto più complesso e stratificato rispetto ai precedenti titoli. Un'altra miglioria tecnica da parte di Weston fu quella di sostituire l'ormai scomodo Digitizer System di Sega con un programma di disegno dedicato sviluppato dalla Hudson Soft per PC98. Vedetelo un po' come una cortesia tra colleghi che si aiutano a vicenda. Gli NPC ritornano per aiutare Book nella sua missione. Tra i più importanti abbiamo per esempio l'infermiera, in grado di ripristinare la nostra vita, e l'iconico maiale, nato dalla penna di Hiromi Suzuko, che ci venderà oggetti utili durante il nostro viaggio. Siccome le cartucce del Sega Mark III avevano solamente 2 mega di spazio, quei pazzi della Weston pensavano bene di nascondere la maggior parte degli elementi grafici all'interno degli sfondi. Questo non solo permise un enorme risparmio di spazio all'interno della cartuccia, ma consentì ai ragazzi di Weston di creare ambienti più dettagliati e nemici più grandi e spaventosi. Quindi, sì ragazzi, quando noi combattiamo un boss su Dragon's Trap, un pezzo del suo corpo non è attaccato allo sprite, ma è spalmato sullo sfondo. Che bellezza! Poi vabbè, è inutile che stia a raccontarvi tutto, questo gioco è pieno di roba. Segreti, porte nascoste, un level design non lineare, magie potentissime, boss fuori di testa e molto altro vi aspettano in quello che ad oggi viene definito uno dei capitoli migliori della saga. Voglio giusto farvi ascoltare un pezzettino della host di The Dragon's Trap che è stata composta da quel folle di Shinichi Sakamoto. Wonder Boy The Dragon's Trap uscì ufficialmente in Giappone nel 1989 per il Sega Mark III. Il successo, ovviamente, fu incredibile. In altri paesi, come ad esempio in America, Dragon's Trap divenne uno dei titoli più venduti sul Sega Master System e consacrò Weston come uno degli studi più in gamba di tutto il decennio degli anni '80. Dopo l'uscita di Wonder Boy The Dragon's Trap, Weston si mise subito al lavoro sul nuovo titolo della sua gallina dalle uova d'oro. L'enorme esperienza accumulata durante lo sviluppo di Dragon's Trap permise ai ragazzi di pensare in grande. Il nuovo Wonder Boy doveva essere qualcosa di enorme, qualcosa di bellissimo, qualcosa di mai visto prima. E fu così che, con molta più esperienza alle spalle e una voglia incredibile di stupire tutti, Weston si mise subito al lavoro per creare Durante lo sviluppo di Wonder Boy Monster World avvennero 2 importanti eventi che plasmarono il workflow del progetto. L'uscita del Sega Mega Drive, Sega Genesis negli Stati Uniti, e l'assenza di Nishizawa. Wonder Boy Monster World fu infatti l'unico titolo della serie non diretto da Ryuichi Nishizawa. Il progetto venne infatti diretto dal cofondatore di Weston, Michishito Ishizuka. E so cosa state pensando in questo momento. Ecco, manca il direttore originale. Sono sicuro che questo gioco diventerà poi il peggiore della saga. In realtà no ragazzi, anzi vi dirò, ad oggi viene giudicato da molti come uno dei migliori Wonder Boy mai usciti. Ma perché? Grazie alla potenza del Mega Drive e alla genuina passione di Shizuka, i ragazzi di Weston presero il meglio di tutti i Wonder Boy, unendolo in un capitolo che strizzava l'occhiolino a tutta la serie. Wonder Boy Monster World infatti viene definito dai più come uno dei titoli di passaggio della Weston. La maggior parte della produzione del videogioco venne affidata non ai membri storici dello studio, ma delle nuove talentuose leve, appena assunte da Shizuka. Una delle persone più influenti di quel periodo fu sicuramente
Mina Morioka, una giovane artista alla quale venne affidato l'arduo compito di gestire la direzione artistica del titolo. Morioka impiegò molto tempo per unire tutte le trame di tutti i Wonder Boy in un unico fiabesco world building, attraverso artwork e scrittura. Tutto in questo gioco è un continuo richiamo al mondo di Wonder Boy, dall'area iniziale, che è la stessa di Monsterland, a personaggi ricorrenti che fanno il loro ritorno anche in questo capitolo, come ad esempio i discendenti di Purapril e la chiromante di Monsterland, al boss finale stesso, che per la sua lore è un discendente diretto dell'Evil King del primissimo Wonder Boy. Il protagonista di Wonder Boy Monster World è Xion, un nuovo eroe che insieme ai suoi compagni si imbarcherà nell'ardua impresa di sconfiggere il crudele Biomecha per salvare nuovamente Monster World. La direzione artistica di Wonder Boy Monster World brilla di una luce incredibile. Bellissime tinte pastello unite a un monster design pazzesco e una pixel art curata donano a Monster World una bellezza unica, rendendolo un vero e proprio gioiellino del Mega Drive. Alla sua uscita nel 25 ottobre del 91, anche Monster World fu molto apprezzato sia da pubblico che da critica. Furono meno apprezzate le conversioni per PC Engine e Master System, ma diciamo che il focus principale dei videogiocatori si era ormai spostato verso la nuova generazione videoludica. Dopo l'uscita di Monster World, Nishizawa riprese le redini del progetto. La sua assenza durante lo sviluppo dell'avventura di Xion era dovuta principalmente a una sua scommessa non proprio ben riuscita con il mercato arcade. Nishizawa, insieme a una piccola divisione della Weston, iniziò a sviluppare un videogioco platform arcade chiamato Clockwork Aquario. Allora qual è il problema? Vedete, eravamo agli inizi degli anni 90. Era da poco uscito Street Fighter 2 e il mercato arcade era stato letteralmente invaso dai fighting game. C'era poco spazio per i platform in 2D. Nishizawa fu quindi costretto ad abbandonare l'idea di pubblicare Clockwork Aquario, nonostante il titolo fosse praticamente finito. Però, grazie alla follia di Nishizawa, noi gamer moderni possiamo goderci Clockwork Aquario comodamente sulle nostre console. Nishizawa infatti, molti anni dopo, si prese la libertà di rifinire il gioco e a pubblicarlo per la prima volta per la Inin Games nel 2021. Un videogioco fatto negli anni 90 ma pubblicato per la prima volta nel 2021? Assurdo, vero? Potrei effettivamente parlarvi di tutti i progetti alternativi che Nishizawa e la Weston fecero nel corso degli anni, ma questa è un'altra storia, ma magari un'altra volta. Dopo il flop di Clockwork Aquario, se così lo vogliamo chiamare, Nishizawa decise che era giunto il momento di creare il Wonder Boy più grande mai concepito. Doveva avere un mondo più grande e vivo del precedente. Doveva essere divertente come i precedenti e soprattutto doveva cogliere tutti di sorpresa. Nishizawa aveva in mente un cambiamento per la saga. Un cambiamento minuscolo, ma che avrebbe trasformato completamente l'immagine della saga. Un nuovo protagonista e un nuovo mondo. E fu proprio questa la strategia di Nishizawa per il nuovo gioco di Weston, ovvero Monster World 4 è un gioco che prende la voglia di cambiamento di Nishizawa alla lettera. Nelle bozze originali di Monster World 4, Nishizawa tentò a tutti i costi di cambiare le carte in tavola. Il giocatore non avrebbe più impersonato un Wonder Boy, ma Milan, un alieno in fuga dai Watera, presenti anche nel precedente capitolo, che dopo essersi ritrovato su Monster World tenta di farsi coraggio e di sconfiggere la nuova minaccia aliena. Dopo qualche mese di brainstorming, la project designer di Monster World 4, Maki Ozora, una nuova leva di Weston, ricevette il compito di creare dei semplici sketch per raffigurare un possibile nuovo personaggio per Monster World 4. Il Milan di Nishizawa non era male, ma si poteva fare di meglio. E la nostra Maki Ozora si mise subito all'opera, tanto che in pochissimi giorni riempì il suo sketchbook di personaggi dal tono arabeggiante e dall'estetica chibi. Inutile dire che Nishizawa e Shizuka amarono quei design, e da lì si cominciò seriamente a lavorare sul world building del titolo. Una nuova Monster World, dalle tinte orientali. Inizialmente i protagonisti di Monster World 4 sarebbero dovuti essere due, Asha e Yusha.
Entrambi avrebbero avuto un ruolo fondamentale all'interno della trama del gioco. Durante lo sviluppo però i ragazzi di Weston si resero conto che avere ben 2 personaggi principali con i loro sprite unici e le loro animazioni avrebbe praticamente divorato lo spazio all'interno della cartuccia del Mega Drive. Si decise così di rendere Yusha un personaggio secondario e di incoronare Asha come la vera protagonista di Monster World 4. Gli elementi di gioco vennero completamente rivisitati per dar spazio al nuovo compagno di Asha, una simpaticissima creaturina chiamata Pepe Logo. Pepe Logo, oltre ad essere un personaggio utile ai fini di gameplay, era anche un mezzo con cui mostrare l'umanità e la dolcezza di Asha. Nel corso del gioco, infatti, i 2 personaggi si aiutano a vicenda nelle difficoltà, mostrando più volte uno stupendo legame di amicizia che, oltre a rendere il tutto incredibilmente wholesome, fa sembrare il videogioco vivo. Questa cosa venne accentuata anche dai piccoli dettagli, tutti frutto dell'esperienza maturata dagli sviluppatori con il Mega Drive. Gli sfondi in perenne movimento, le buffe animazioni stile slapstick della protagonista di Pepe Logo, tutto contribuisce a rendere Monster World 4 una vera e propria opera d'arte. Anche Sega fu parte integrante dello sviluppo, e infatti grazie ai suoi produttori esecutivi se oggi Monster World 4 ha così tante animazioni e, diciamocelo, qualche strizzata d'occhio a Sonic. Nonostante la loro presenza massiccia all'interno del progetto, Sega non si permise di cambiare una virgola alla visione del gioco, lasciando come sempre piena libertà creativa alla Weston. Il titolo fu anche l'unico titolo della serie a non avere le musiche composte dal leggendario Shinichi Sakamoto. La direzione musicale del progetto venne occupata infatti da Jin Watanabe. Nonostante la differenza tra i due si sente come, le melodie di Watanabe riescono ad essere molto piacevoli da ascoltare. La trama di Monster World 4 ruota intorno ad Asha, a Pepe Logo e agli spiriti, delle creature ultraterrene che implorano l'aiuto della protagonista. Con le bellissime ambientazioni orientali di Monster World, i vecchi personaggi che fanno il loro cameo, un gameplay frenetico e divertentissimo e dei dialoghi molto più lunghi e curati rispetto al passato, Monster World 4 si confermò come il titolo più grande e importante della saga. Il gioco uscì il 1 aprile del 1994 e divenne sin da subito uno dei titoli più amati del Sega Mega Drive. Il gioco ricevette un plauso e un amore incredibili in Giappone, venendo spesso e volentieri definito come un vero e proprio Zelda platform, qualcosa da giocare a tutti i costi. E tutto questo è meraviglioso, ragazzi, per carità, davvero meraviglioso. Peccato che noi poveri disgraziati occidentali Monster World 4 lo abbiamo visto solo nel 2012. Stando a un'intervista dello stesso anno pubblicata sul sito Outcast.it, la colpa della mancata distribuzione di Monster World 4 in Occidente è da attribuirsi principalmente a Sega of Europe e Sega of America, rispettivamente la divisione europea e americana del colosso nipponico. Nishizawa stesso, durante l'intervista, disse: forse il gioco non fu pubblicato perché la protagonista era una ragazza, o forse per via dell'atmosfera d'anime giapponese. Comunque, per qualche ragione è stato giudicato poco adatto ai mercati occidentali. Inoltre avevamo anche ingrandito la dimensione dei caratteri per poter implementare i kanji, e dal punto di vista tecnico questa manovra creava maggiori difficoltà per una localizzazione in inglese. Nonostante questa mancanza in occidente, Monster World 4 fu amato sia da pubblico che da critica. Vennero soprattutto lodati il suo gameplay diversificato e l'ambientazione arabeggiante e fatata. Dopo questo successo però avvenne qualcosa. Una scelta infelice, un rifiuto secco di far parte del cambiamento che sfortunatamente farà terminare la magia della Weston. L'idea di continuare ad espandere la Weston, sia da un punto di vista di impiegati che da un punto di vista di marketing, a quanto pare era troppo rischiosa per i giovani Nishizawa e Ishizuka. Per questo motivo, da quel momento in avanti, la talentuosissima Weston smise di produrre videogiochi dedicati alla saga di Wonder Boy, concentrandosi esclusivamente su titoli per console casalinghe o dando una mano ad altri studi videoludici sotto Sega. Questo rifiuto di adattarsi alla nuova industria videoludica, che sembrava crescere in maniera spropositata, fu fatale per lo studio. Gli ultimi progetti creati sotto il nome di Weston furono un paio di videogiochi simulativi dedicati al franchise di Neon Genesis Evangelion
e un piccolo videogioco dedicato al personaggio Rilakkuma. Ovviamente questi progetti non bastavano a sorreggere lo studio e la Weston, da azienda pilastro dell'industria negli anni 80 e 90, si ritrovò a chiudere i battenti il 1 ottobre del 2014 per bancarotta. I diritti di tutte le loro IP passavano a un'azienda di nome LAT Corporation e tutto il loro lavoro, tutti i loro progressi e tutte le meravigliose avventure di Monster World sparirono come lacrime nella pioggia. Ad oggi Monster World 4 risulta come l'ultimo titolo dedicato alla saga di Wonder Boy. Un vero peccato. Uno studio con così tanto potenziale, con così tanti artisti visionari, che crolla sotto il peso delle sue stesse paure. Che tristezza. Ma se pensate che la magia di Wonder Boy sia finita qui, beh, vi sbagliate di grosso. Anche dopo la morte della Weston, la saga di Book, Leo, Pura April e Asha continua a esistere e brillare. Wonder Boy infatti non fu solo un semplice videogioco, oh no, fu molto di più. Per gli appassionati delle sale giochi e delle console Sega, la saga fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno, qualcosa di magico. La visione di Nishizawa e Shizuka era così bella, così particolare, così diversa da tutti i titoli della loro epoca che era impossibile da dimenticare. Wonder Boy era troppo bello per essere dimenticato. E i fan, le persone cresciute con le avventure meravigliose di Weston, lo sapevano benissimo. Wonder Boy doveva essere ricordato. E fu così che, proprio come una bellissima fiaba, a un solo anno di distanza dalla triste chiusura della Weston, due studi diversi, gestiti da persone diverse, che non avevano nessun legame tra di loro, decisero che era giunto il momento di dare una rispolveratina alla loro saga videoludica preferita e regalare a Wonder Boy un ultimo piccolo. Parigi, 2015. Due ragazzi di nome Omar Cornu e Ben Fickett contattano la LAT Corporation, l'azienda che attualmente detiene i diritti su Wonder Boy. Omar e Ben sono i fondatori della Lizard Cube, uno studio di videogiochi parigino sorretto da veterani dell'industria videoludica. I due ragazzi infatti non sono persone qualsiasi. Uno è il creatore della famosissima DR Hingui, una libreria grafica di C++ utilizzata da moltissimi studi videoludici in tutto il mondo, nonché il creatore dell'emulatore per varie console Sega denominato Mecha. L'altro invece è un artista, laureato alla Gobelin School, che ha lavorato come freelancer per studi di animazione del calibro di DreamWorks. Dopo una serie di telefonate più o meno importanti, i due ragazzi contattano niente poco di meno che Ryuichi Nishizawa e propongono al leggendario game designer di aiutarli nella creazione di un videogioco, un remake di un titolo che il nostro Ryuichi conosce molto, molto bene. Non si sa di preciso cosa si dissero quei tre durante quella discussione, ma una cosa era certa. A giudicare dall'entusiasmo dei due ragazzi francesi, Nishizawa capì che il suo caro Wonder Boy stava per ritornare sotto i riflettori. Nei mesi seguenti, Omar e Ben contattarono anche la Dotemu, una famosissima azienda nel mondo retro, che aveva la capacità di rispolverare praticamente qualsiasi vecchia IP e ripristinarne la documentazione attraverso un meticoloso lavoro di ricerca. Una volta presi accordi con la LAT, con la Dotemu e con Nishizawa, i due ragazzi si ritrovavano sulla propria scrivania tutta la documentazione, i bozzetti e il codice sorgente di uno dei capitoli più amati della saga di Wonder Boy, nonché uno dei loro videogiochi preferiti. E fu così che dopo 2 durissimi anni di sviluppo, la Lizard Cube, insieme a Nishizawa, pubblicò attraverso Dotemu il remake del leggendario Wonder Boy The Dragon's Trap. Pubblicato ufficialmente il 17 aprile del 2017 su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, Wonder Boy The Dragon's Trap è senza mezze misure uno dei remake più belli della storia.
Attraverso una cura che definire maniacale è poco, Dragon's Trap ci mostra una Monsterland vibrante, con colori sgargianti, paesaggi mozzafiato e un'atmosfera unica e sognante. Tutti i personaggi del titolo, dal protagonista agli NPC ai nemici, subiscono un restyling pazzesco, frutto di uno studio della visione originale di Nishizawa non indifferente. Gli sprite iconici di Weston vengono sostituiti da questi meravigliosi disegni animati in maniera pressoché perfetta. Alcuni personaggi, come ad esempio il nostro Book e molte delle sue forme, ricevono un revamp nel vestiario e nell'aspetto, per sottolineare ancora di più la loro bellezza su schermo. Gli NPC poi, al posto di essere degli sprite statici come nel titolo originale, ricevono anche loro delle bellissime animazioni, dei fondali per gli shop dedicati e dei revamp niente male. Attraverso la galleria presente come extra nel menu principale possiamo vedere i numerosi bozzetti e le varie revisioni di tutte le trasformazioni di Book e delle interviste nella quale appare anche Nishizawa. Sempre negli extra è possibile guardare le sessioni di registrazione per la colonna sonora del titolo. E so di essere un rompiscatole, ma lasciate che vi faccia ascoltare questa roba. Oltre ai vari miglioramenti e rifacimenti, Wonder Boy The Dragon's Trap vanta anche l'aggiunta di Wonder Girl, una protagonista femminile che rispecchia per certi versi il nostro caro Book. Ah sì, dimenticavo, il gioco fu un successo clamoroso. L'amore e la dedizione di Lizardcube verso il capolavoro di Weston fecero breccia nel cuore della community retro e anche di quella mainstream. In poco tempo, il remake di Dragon's Trap ottenne delle recensioni a dir poco stellari, venendo ancora oggi definito come uno dei remake più belli mai creati. Ma non finisce qui. Durante lo sviluppo del remake di Dragon's Trap, un'azienda coreana di nome CFK contattò la LAT, con in mente lo stesso obiettivo della Lizardcube, creare un remake di un videogioco della saga di Weston. Questa volta però del primissimo Wonder Boy, quello pubblicato negli arcade nell'86. La LAT accettò e il 10 ottobre del 2016 venne pubblicato su Steam Wonder Boy Returns. Prendi una formula già vincente e qui mi sarebbe piaciuto continuare con la mia solita disanima dei vari giochi di Wonder Boy e magari, non lo so, prendevo questo gioco, analizzavo tutte le cose carine che hanno fatto, come ad esempio gli sprite, le musiche rifatte e tutto quanto, e potevamo anche essere tutti felici, però no. Mentre montavo il video mi sono reso conto che non ho effettivamente dato la mia opinione su questo gioco. E ragazzi, come ve lo posso spiegare in termini blandi, ecco, Wonder Boy Returns non mi è piaciuto, assolutamente. Il gioco è fatto, tra virgolette, bene, ok, però ha perso molta dell'estetica e molta dell'anima del primo capitolo per cabinati. Io non capisco perché abbiano voluto sciacquare, tra virgolette, così tanto la grafica e dare questo stile chibi che sì, per certi versi riprende quello di Romi Suzuko, però è veramente pesante, è troppo bambinesco, è un pugno in un occhio. Magari è solo una mia brutta impressione, magari io ho pessimi gusti, ecco, però Wonder Boy Returns non mi è piaciuto. Un'altra cosa negativa di questo gioco è che hanno sostituito molte delle chicche presenti nel gioco arcade originale, quindi che ne so, alcune musiche, come ad esempio quelle della vittoria, sono leggermente diverse, mancano degli stage bonus e mancano alcuni boss. Fortunatamente però questa cosa è stata risolta con una re-release che si chiama Wonder Boy Returns Remix, che aggiunge un botto di cose buone, però tutto sommato non lo so ragazzi, a me Wonder Boy Returns anche nella sua variante remix non è piaciuto. Però sì, tutto sommato il gioco venne accolto discretamente sia da pubblico che da critica. Certo, molti gamer vecchia scuola non apprezzavano particolarmente
alcune delle scelte estetiche e alcuni contenuti tagliati. Però sì, tutto sommato Wonder Boy Returns è un titolo decente che si può giocare tranquillamente. Grazie all'uscita di questi due remake, Wonder Boy ebbe una nuova ondata di giocatori, che grazie all'eccellente lavoro di Lizardcube e CFK riuscirono a rispolverare un grande classico, rafforzando ancora di più la community dietro una saga che, nonostante sia rimasta praticamente senza nessuno che se ne prendesse cura, riusciva ancora ad attirare le masse. Altre due aggiunte interessanti al catalogo di Wonder Boy furono la Wonder Boy Anniversary Collection del 2022, sviluppata da Bliss Brain, e infine un remake 3D di Monster World, sviluppato dalla Artlink e pubblicato nel 2021, che sfortunatamente, proprio a causa della sua nuova veste grafica, non venne ben recepito dai fan. Capite quindi che fra alti e bassi la saga di Wonder Boy era e rimane ancora oggi un pilastro del retro gaming, in grado di attirare sia il fan più incallito che il giocatore più casual. Ovviamente una saga importante come Wonder Boy non potrebbe definirsi tale senza dei successori. Perché sì, oltre ad essere ricordata con affetto, la saga di Nishizawa è stata anche in grado di generare una vera e propria eredità, composta da titoli che vengono ad oggi definiti come successori spirituali. Le avventure di Shantae, per esempio, l'eroina creata da WayForward, vengono spesso accostate con affetto a quelle del suo dolce nonnino Wonder Boy, sia da un punto di vista puramente grafico che da un punto di vista di gameplay. Un altro videogioco che questa volta è più un sequel diretto della saga piuttosto che un successore spirituale è Monster Boy and the Cursed Kingdom. E so cosa state pensando, ma Yomu, perché questo giochino strano in stile anime dovrebbe essere il sequel di Wonder Boy? Beh carissimi, la risposta è semplice. Questo gioco l'ha fatto Nishizawa. Già. Ok, qua le cose iniziano a farsi complicate. Ritorniamo al 2016. Mentre la Lizardcube e la CFK stavano lavorando ai remake di Wonder Boy, un altro studio di videogiochi francese chiamato Game Atelier contattò Ryuichi Nishizawa. E indovinate un po', anche loro volevano fare un videogioco su Wonder Boy. A differenza della Lizardcube però, la richiesta che Game Atelier fece a Nishizawa era molto più ambiziosa. Loro non volevano sviluppare un remake. Loro volevano sviluppare un sequel di Wonder Boy. E secondo voi, cosa fece il nostro carissimo Nishizawa che nel frattempo era in rapporti con la Lizardcube e stava lavorando al remake di Dragon's Trap? Ovviamente accettò. E fu così che con Nishizawa come designer, Game Atelier pubblicò il 4 dicembre del 2018 Monster Boy and the Cursed Kingdom. Monster Boy è una stupenda lettera d'amore a tutto ciò che è stata finora la saga di Wonder Boy. Il titolo di Game Atelier, oltre a presentare un incredibile art style interamente disegnato a mano, ci mostra una nuova terra da esplorare, un nuovo protagonista e un bellissimo gameplay Metroidvania che strizza l'occhio a The Dragon's Trap. Il protagonista di Monster Boy è Jin, un giovane ragazzo dai capelli azzurri che vive insieme a suo zio, Nabu. Un giorno, per qualche oscuro motivo, lo zio Nabu sembra essere impazzito. Lui, in preda a una follia cieca, usa la magia nera per trasformare tutti gli abitanti del regno in degli animali. Sfortunatamente, anche il nostro Jin viene tramutato in un animale. Una volta passata la minaccia, il nostro ormai paffuto eroe decide di esplorare tutto il regno per spezzare la maledizione, sconfiggere suo zio Nabu e riportare la pace. Tra colpi di scena divertentissimi, tantissime trasformazioni per Jin, ognuna con le sue meccaniche di gameplay uniche, continui rimandi a elementi iconici della saga e molto altro, Monster Boy riesce a essere un degno seguito spirituale della saga di Wonder Boy e ne apre una nuova era. Certo, magari non avrà lo stesso titolo, magari l'estetica sarà diversa, magari questo ennesimo cambio repentino di protagonista e meccaniche farà storcere il naso ai puristi della saga, ma l'essenza della leggendaria saga di Weston è rimasta la stessa. Un nuovo mondo magico e meraviglioso da esplorare e amare. Un'evoluzione di cui Wonder Boy aveva bisogno
per camminare a testa alta in mezzo alla nuova generazione videoludica. Non voglio farvi spoiler, davvero. Se siete fan della saga dovete giocare Monster Boy. Vi dico solo che tutta la parte finale del gioco è una stupenda lettera d'amore a tutti i fan della saga. E questa era finora tutta la saga di Wonder Boy, con tutte le sue varie evoluzioni nel corso degli anni. Cari cultisti, grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video lunghissimo. È stata una follia, ma ci tenevo a fare questo video, un po' per documentare anche per i fan italiani tutto ciò che accadde a quei folli della Weston mentre sviluppavano Wonder Boy, un po' per dare un mio piccolo tributo a una saga leggendaria che ha saputo conquistare tutti con la sua atmosfera magica. Beh, che dire, siamo alla fine del video, grazie di tutto cultisti. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piaccione in modo da permettermi di attivare il glitch delle monete di Monsterland e guadagnare soldi infiniti. E noi ci rivediamo a un prossimo video essay lunghissimo di un'ora. Caro signor Nishizawa, chiedo scusa per il messaggio improvviso. Sono un suo grande fan e ammiratore. Non ho molto da dire. Ci tenevo solo a ringraziarla per aver creato insieme ai suoi colleghi di Weston la saga di Wonder Boy. Wonder Boy Monsterland è stato uno dei miei primi videogiochi arcade e le sue bellissime meccaniche RPG, unite alla sua atmosfera magica, mi sono rimaste nel cuore. I vostri bellissimi lavori sono riusciti a farmi comprendere sin da piccolo quanto i videogiochi potessero essere non solo un mezzo attraverso il quale esprimere la propria creatività, ma anche come potessero entrare nel cuore delle persone e far provare loro delle emozioni stupende. Wonder Boy è una delle saghe videoludiche che più mi stanno a cuore e la ringrazio. A nome mio e di tutta la community italiana vogliamo ringraziare lei e i suoi colleghi di Weston per la vostra creatività, per il vostro coraggio e per la vostra voglia di creare qualcosa di nuovo e meraviglioso. Grazie di tutto, signor Nishizawa. Le auguro una buona serata. Firmato Yomo Cultware. Caro Yomo, grazie per il suo messaggio. Sono veramente commosso dal suo caloroso messaggio. Sono lieto di sapere che Wonder Boy è un'opera speciale per lei. Per me, come creatore, è una gioia immensa sapere che lei ha sperimentato il fascino e la creatività dei videogiochi attraverso questo titolo. Il nostro team di Weston ha sempre dato valore a nuove idee e sfide nello sviluppo dei giochi. Siamo incredibilmente onorati di sapere che i nostri sforzi hanno raggiunto anche la comunità italiana. La tua scrittura in giapponese è molto naturale e meravigliosa. Le emozioni che hai trasmesso attraverso le tue parole si sono rivelate meravigliose. Le parole di incoraggiamento di persone come lei sono una fonte di motivazione per noi. Continueremo a impegnarci per offrire opere che possano piacere a tutti. Il clima in Giappone è stato estremamente caldo negli ultimi tempi, quindi la invitiamo a prendersi cura di sé. Con sincera gratitudine, Ryuichi Nishizawa.